Oggi Imperial Stout. No, non ho ancora deciso di riprovare a farla, ma ho ancora la versione vecchia, quella fatta 8 mesi fa. E dopo l'imbottigliamento ho deciso di aspettare un po' di tempo e proprio oggi voglio vedere com'è venuta. E in più c'è una cosa che non ho mai detto su questa Imperial Stout. Io sono Lucio, questo è un Brewing Diary e iniziamo dopo la sigla. Con questa birra eravamo rimasti alla fermentazione. Il link del video della cotta è comunque in descrizione. Comunque per questo batch l'ho diviso in due parti. 5 litri li ho messi in un mini fermentatore di cui magari parliamo dopo. Per il resto ho imbottigliato con zucchero di priming e lievito F2 per la rifermentazione. Da quell'imbottigliamento sono passati 8 mesi e direi che è proprio ora di provare a vedere come è venuta questa birra. L'ho mandata a un concorso e ho qui le schede di degustazione. Spoiler, ha ricevuto un punteggio veramente alto per i miei standard, infatti ha fatto 39 su 50, è il punteggio più alto che abbia mai ricevuto. Ovviamente non si è piazzata nei tavoli finali, ma io devo dire che sono molto soddisfatto. Quindi anche se è già qui, stappiamo la birra e vediamo com'è venuta. All'aspetto si presenta scura, di un nero impenetrabile, ma con riflessi rubino e una schiuma abbastanza evanescente color tonaca di frate. Al naso i giudici hanno evidenziato note eleganti di cacao, cioccolata e caffè, con un aroma di dattero in secondo piano. Oltre a questo, ovviamente, ci sono zucchero caramellato, pane tostato e uno spettro non troppo complesso di sapore. Una birra abbastanza leggera a livello di sapori. Il gusto risulta complesso con una nota di caffè e una nota secondaria di prugna che introduce un certo gusto acidulo. Purtroppo poi la nota acidula diventa più intensa nel finale, segno probabilmente che questa birra sta invecchiando un po' troppo o forse è a causa dei malti scuri. L'amaro comunque è preciso, ma con la sua acidità nella scheda questa birra ha perso qualche punto. Si consiglia forse di aggiungere della vaniglia in modo che l'acidità si senta un po' meno. Una cosa da provare. Comunque in bocca c'è un bel warming, ma comunque con un corpo che resta leggero, quindi forse anche troppo leggero per essere comunque un Imperial Stout. In generale la birra comunque è intensa e armonica e con la sua nota acida purtroppo si merita un 6 su 10 in media. Quindi una birra che ha raggiunto i 39 punti su 50, ma comunque con delle migliorie da fare. Forse la sua versione un po' più legnosa sarà un po' meglio? Da provare. Infatti i 5 litri che ho messo nel mini fermentatore li ho aromatizzati con delle chips di quercia che dovevano dare anche un lieve sentore di vaniglia, quindi potremmo esserci anche con la correzione dell'acidità. Per fare questo ho sanitizzato le chips di quercia con del vapore, mettendo un colino sopra una pentola che bolliva per una quindicina di minuti. Poi con un peso le ho messe in un sacchetto e le ho messe nel mini fermentatore, travasandoci poi la birra dal fermentatore primario a quello. Ho lasciato il tutto per un mese ad aromatizzarsi e poi ho imbottigliato con il solito zucchero di priming e il lievito di rifermentazione, soprattutto perché questa volta, dopo tutto quel tempo, avevo paura che il lievito presente nella birra non ripartisse e quindi ho voluto riaggiungere del lievito in rifermentazione. Ed anche questa birra andrebbe assaggiata soprattutto per confrontarla con la versione senza chips. Quindi stappiamo anche questa birra e vediamo com'è. Bene, a parte l'aspetto che è lo stesso della versione senza chips, con schiuma evanescente anche in questo caso, al naso si sente molto di più la parte legnosa, che comunque si sta attenuando. La birra è aperta da un po' e sembra essere lievemente volatile, forse è solo una mia impressione. Comunque la parte legnosa si sente e diciamo che completa tutto lo spettro degli aromi che c'era prima, quindi oltre al caffè, al cioccolato, c'è anche questa lieve parte legnosa che non dispiace.
Ecco, in bocca invece si sente molto di più che le chips hanno lavorato. Non c'è la componente molto dolce che c'era nella versione senza chips, ma è sostituita dalla parte astringente, che comunque, continuando nella bevuta, tende lievemente ad attenuarsi, ma è presente e si fa sentire, e diciamo che dà anche un tono in più alla bevuta. In più la nota acidula sembra effettivamente meno presente, meno preponderante rispetto alla versione precedente, quindi con le chips sembra essere migliorata la birra. Ho dovuto aspettare 8 mesi per gustarmi un Imperial Stout prodotta da me che sia comunque abbastanza piacevole. La parte tanninica di astringenza è presente, ma col tempo tende anche un po' ad attenuarsi, e quindi ora direi che è il momento perfetto per finire il bicchiere. Se il video ti è piaciuto lascia un like per sostenere il canale, iscriviti se non l'hai ancora fatto così non perdi i prossimi video, e alla prossima. Salute!